Ciao a tutti, io sono Nell'Irfa e oggi mi trovo su Sons of the Forest. Ragazzi, oggi andremo a costruire la nostra prima casa. Allora, qui abbiamo già buttato giù le fondamenta, come potete notare, e dobbiamo andare a mettere il pavimento. Per fare il pavimento dobbiamo andare a rompere i tronchi e dividerli in due e poi faremo le varie mattonelle. Dunque, allora, prendiamo altri tronchi e andiamo subito. Tanto per iniziare devo dirvi che la casa va fatta con piccoli quadrati. Allora, dovete mettere i tronchi in maniera così, vedete? Chiudere, vedete che c'è questo quadrato e poi dopo sopra andremo a mettere le nostre metà dei tronchi che ci fungeranno da pavimento. Allora, adesso andiamo a sistemare, vedete, in questa maniera e poi piano piano andremo a chiudere questo quadrato. Dunque, eccoci qua, continuiamo. Dobbiamo fare anche poi... Virginia, grazie, sì. Ma dove me lo porti? Stavo dicendo, sono sincera, non è che mi faccia impazzire questo metodo di costruzione, perché è lento, ci vogliono tantissimi tronchi e poi comunque alla fine la casa risulterà, come potrete vedere da questo video, insomma scomoda perché comunque per fare il tetto serve poi andare a mettere in verticale i tronchi, quindi vanno a occupare abbastanza spazio. Dunque, una volta che abbiamo posizionato i nostri tronchi e abbiamo fatto il nostro pavimento, possiamo andare ad alzare le mura. Come vedete è abbastanza semplice il concetto. Dobbiamo semplicemente, vedete, andare a mettere i tronchi uno sopra l'altro in maniera verticale in questa maniera. Allora, in realtà vi fa vedere anche che gli spacca in automatico lui, vedete, fa queste due frecce, voi cliccate e ve li mette direttamente. Questo sarebbe il tetto, vedete? Ah, però non lo può mettere. Ok, questo va qui. Dunque, allora, come vi dicevo prima, il tetto, vedete, dobbiamo mettere dei tronchi così in verticale e fare i soliti quadrati, eh, praticamente come abbiamo fatto in precedenza per quanto riguarda il pavimento. Questo però comporta il fatto, grazie Kelvin, mollalo qua, ok, che ci andrà a occupare parecchio spazio. Comunque non dobbiamo mettere granché, dobbiamo andare a mettere, per il momento possiamo costruire soltanto degli scaffali in modo da poter posizionare tutte le cose che andiamo a raccogliere, e questa è l'unica utilità al momento per quanto riguarda la casa. Dunque ragazzi, sono onesta, la costruzione della casa non mi fa impazzire perché vedete poi all'interno ci sono tutti questi tronchi che comunque danno fastidio, quindi però non c'è modo, si deve fare così per forza il tetto. Allora adesso lo andiamo a terminare e qua era soltanto l'ho fatto per farvi vedere un po' come funziona il sistema di creazione della casa. Allora continuiamo. Poi una volta che avrò terminato la casa facciamo un po' tutte le cose che ci sono da craftare, così vi farò vedere, e poi direi che farò una pausa per quanto riguarda questo gioco e aspettiamo la nuova patch che sarà fatta tra una decina di giorni circa. Comunque, il fare la casa devo dire che è un po' una cosa noiosa, alla fine poi non serve, come vi dicevo prima, a un granché. Ogni tanto, soprattutto se siamo nel periodo invernale, arriveranno dei cannibali a darci fastidio. Comunque adesso sono ben munita di armi, quindi non ci sono stati grossi problemi a riguardo. Dunque ora vi faccio vedere come andare a fare le finestre. Anche questo qui è un po' un sistema bruttarello, però comunque quello che possiamo fare. Dobbiamo semplicemente scegliere la parete dove andare a posizionare la nostra finestra e poi fare, scusami Calvi, ma siete sempre tra i piedi. Ecco, vedete qua dove c'è il rosso, andare a fare un bel taglio. Allora qua lo andiamo a togliere e io direi di farne un secondo in modo da creare un quadrato, e questa qui è la nostra finestra. Veramente
poca roba, cioè non mi piace tantissimo. Comunque, come vi dicevo, la casa è veramente così, una cosa lunga che poi alla fine non serve moltissimo andarla a costruire. Però volevo farvi vedere un po' come funzionava il tutto. E qui facciamo un'altra bella finestra. Allora, qui abbiamo fatto un vaso, però comunque ho visto che nei vasi si può mettere soltanto un seme per volta. Allora, vedete, ho vari tipi di semi che ho trovato in giro. Quello che ci poteva essere più interessante era quello di aloe. Ecco, questo qua, vedete? E ora vediamo tra quanto spunterà. Ne farò magari un altro di qua, così seminiamo un po'. Allora ragazzi, per oggi direi che abbiamo terminato quello che fa con la pietra. Ok. E questa è la nostra casa, costruzioni interessanti da dover andare a fare non ce ne sono, perché quella più utile poteva essere questa qui della casetta degli uccellini, perché ci dà le piume e queste servono per andare a fare le frecce. Poi il resto, a parte il discorso della piantagione, che non so bene come funzioni, se effettivamente poi funziona, lo vedremo magari più avanti. Non ci sono cose da craftare abbastanza interessanti, a parte questa che ti siedi e ti riposi un po'. Ok, per oggi è tutto, termino qui per il momento questo gioco, aspettiamo nuove patch, vi ringrazio di aver visto, come sempre vi chiedo un bel mi piace, se avete delle domande fatele qui sotto nei commenti. Ciao a tutti!